benvenuti o bentornati sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana e oggi vedremo insieme un argomento che spaventa molti studenti stranieri, anche quelli che conoscono abbastanza bene la nostra lingua, le preposizioni. Ma prima di cominciare la lezione di oggi, voglio ricordarvi che se volete praticare l'argomento di oggi, nel nostro sito troverete una pagina dedicata a tutte le attività e agli esercizi gratuiti. Trovate il link nell'info box qui sotto e iscrivetevi al nostro canale e anche ricordate di attivare la campanellina per non perdere le prossime video lezioni. Bene, oggi cercheremo di capire quale preposizione usare con quei verbi che sono seguiti da un altro verbo all'infinito. Secondo la struttura, verbo più preposizione più infinito. In realtà questo video nasce dalla richiesta fatta da parte di un mio amico, Simon, un ragazzo inglese che tempo fa mi ha mandato questo messaggio. Ciao Laura! Continuo di vedere i tuoi video, sono molto interessanti, ma perché non provi di fare un video sulle preposizioni? Abito in Italia da molti anni, ma ancora non riesco di capire quando usare le preposizioni di o a. Grazie mille, Simon. Se osservate bene, il messaggio di Simon contiene un po' di errori. Credo proprio che lui abbia proprio bisogno di un ripasso sulle preposizioni. Cerchiamo di individuare insieme quali errori ha commesso Simon. Ad esempio, lui dice: continuo di vedere i tuoi video. Provi di fare un video e non riesco di capire. Che cosa hanno in comune queste tre frasi? Giusto? Sono tutti verbi seguiti da una preposizione e poi dall'infinito. Ma allora dov'è l'errore? Osservate bene la preposizione usata. Lui dice: continuo di vedere, provi di fare e riesco di capire. Ma il verbo continuare, provare e riuscire, quale preposizione reggono? Giusto, non reggono la preposizione di, ma la preposizione a. Ecco qui che oggi faremo una lezione dedicata proprio a questo. Cercheremo di capire quando usare queste due preposizioni, di oppure a. Troveremo delle strategie per memorizzare al meglio le regole. Cominciamo allora con un piccolo test. Io vi presenterò alcune frasi e voi cercherete di capire quale preposizione usare, la preposizione di o la preposizione a. Bene, cominciamo. Frase numero 1. Claudio comincia a lavorare alle 8 e finisce lavorare alle 17. La soluzione è: Claudio comincia a lavorare alle 8 e finisce di lavorare alle 17. Bene, andiamo avanti. Frase numero 2. Rita inizia a studiare alle 9 e termina a studiare alle 13. La soluzione è: Rita inizia
a studiare alle 9 e termina di studiare alle 13. Continuiamo. Frase numero 3. Quando Claudio è stanco, smette guardare la TV e va a dormire. La soluzione? Quando Claudio è stanco, smette di guardare la TV e va a dormire. Ultima frase, numero 4. Rita, dopo cena, si mette a leggere un libro e continua a leggere fino a tardi. La soluzione? Rita dopo cena si mette a leggere un libro e continua a leggere fino a tardi. Bene, ricordate quali preposizioni abbiamo usato con questi verbi? Ad esempio, cominciare, iniziare, mettersi, andare e continuare? Abbiamo usato sempre la preposizione a. Ma che cosa hanno in comune questi verbi? Osserviamoli insieme. Indicano tutti l'inizio o il continuo di un'azione e dunque sono usati con la preposizione a. Ma come faccio a memorizzarlo? Io potrei dirvi che non esistono delle vere e proprie regole, ma ci possono essere delle strategie per riuscire a ricordare delle informazioni o delle regole. Ad esempio, questi verbi che indicano l'inizio di un'azione e sono usati con la preposizione a perché, non so, qual è la prima lettera dell'alfabeto? La lettera con cui inizia l'alfabeto è proprio la lettera A. Questo potrebbe essere un piccolo segreto per ricordare meglio questa regola. E di conseguenza, gli altri verbi che abbiamo visto nel nostro esempio, il verbo per esempio finire, il verbo smettere e il verbo terminare, quindi esattamente il contrario di quelli che abbiamo detto prima, che indicano l'inizio. Questi verbi indicano invece la fine di un'azione e sono seguiti da quale preposizione? La preposizione di. Ecco, questo potrebbe essere un metodo per ricordare la differenza. Preposizione a con i verbi che indicano l'inizio di un'azione, preposizione di con i verbi che indicano la fine di un'azione. Adesso vi darò un'altra lista di verbi molto noti e conosciuti che dovreste ricordare. Ad esempio, il verbo dubitare, credere, pensare, temere, sperare. Questi verbi, quale preposizione reggono? Giusto, la preposizione di. Infatti noi diciamo spero di andare a Parigi, oppure Marco dubita di superare l'esame. Ma in questi due esempi voi vedete che il soggetto della frase principale è lo stesso del verbo che segue. Ma cosa succede se cambiamo il soggetto? Ad esempio, spero che tu vada a Parigi. Oppure Marco dubita che io superi l'esame. Avete visto? Abbiamo usato in entrambi i casi il congiuntivo ed è proprio questa la regola che dovete ricordare. Quando il soggetto della frase principale è diverso dal soggetto della frase subordinata, è obbligatorio l'uso del congiuntivo. Esattamente con questi verbi,
come il verbo sperare, dubitare, credere, pensare, tutti verbi che noi sappiamo che esprimono il dubbio, l'opinione, la speranza, la paura, verbi che notoriamente sono usati con il congiuntivo. Bene, voglio concludere la lezione di oggi con una lista di 3 verbi molto conosciuti ma che creano diversi problemi agli studenti stranieri. Ad esempio, il verbo provare, il verbo cercare e il verbo tentare. Osserviamo queste frasi. Marco ha cercato di fare bene l'esame. Marco ha tentato di fare bene l'esame. Marco ha provato a fare bene l'esame. Bene, questi 3 verbi, come vedete, hanno un significato molto simile, ma sono usati con preposizioni differenti. Ad esempio, diciamo cercare di e tentare di, ma provare a più il verbo all'infinito. Fate attenzione che in questo caso provare ha lo stesso significato degli altri 2, ovvero cercare e tentare. A questo punto potrei continuare la mia lista e aggiungerne altri verbi, ma preferisco fermarmi qui, perché se siete riusciti a memorizzare i verbi che abbiamo visto fino adesso, significa che avete raggiunto già un ottimo risultato. Ma se volete, qui sotto nell'info box trovate una lista più completa insieme al link per le attività gratuite al nostro sito. Bene, se vi è piaciuta la mia video lezione mettete un mi piace e iscrivetevi al canale per le prossime video lezioni. Ricordatevi anche di attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. E poi, a proposito, se avete qualche argomento di grammatica che vi piacerebbe rivedere o approfondire, scrivetelo qui nei commenti al video e noi cercheremo al più presto di venirvi incontro. Ora continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook, Instagram e LinkedIn e visitate il nostro sito classe-italiana.com, dove troverete anche una pagina dedicata a tutte le attività gratuite per voi. Io vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima! Ciao da Laura di Classe Italiana!